Miei prodi camminatori, sono Nico, il capitano dei camminatori cretini, e oggi cercherò di rispondere a una domanda semplice ma che racchiude un mondo. Cioè, sono alle prime armi, voglio partire per un cammino, che cosa mi serve? Già vedo i vostri piedini che scalpitano nel programmare la prossima avventura. Magari state puntando al Cammino di Santiago, alla Via degli Dei, alla Via Francigena, insomma, qualsiasi cammino sociale voi abbiate in mente, sappiate che l'attrezzatura fondamentale che vi serve è sempre la stessa. Prima di iniziare però è bene specificare che cosa si intende per cammino sociale, proprio per non creare equivoci. Un cammino sociale di solito è composto da più tappe consecutive. Possono essere 4 come 345, dipende dal cammino. Non è mai un'alta via, quindi non vi ritroverete mai davanti a una ferrata o a strapiombo a 3000 metri d'altezza. Sono sempre percorsi studiati in modo tale che alla fine di ogni tappa ci siano delle strutture ricettive per passare la notte e è sempre possibile fare rifornimento di acqua e di cibo perlomeno alla partenza e all'arrivo. Queste caratteristiche li rendono accessibili alla stragrande maggioranza dei viaggiatori, ma attenzione, non vuol dire che siano poco faticosi, anzi vi assicuro che anche un cammino sociale ben organizzato è un'esperienza fisica estremamente intensa, soprattutto se hai passato gli ultimi mesi a finire il catalogo di Netflix sul divano. Vengono definiti cammini sociali proprio perché è facilissimo socializzare durante viaggi del genere. La grande affluenza, unita alla disperazione che vi assalirà negli ultimi chilometri della giornata, vi faranno vedere nel prossimo il motivo per cui continuare a vivere, anche se sarete stanchi e sudati come delle anguille. Per darvi un'idea, nel 2020 sono partito per la Via degli Dei, uno dei percorsi ormai più famosi d'Italia, che va da Bologna a Firenze. E con me quello stesso giorno sono partite tipo altre 400 persone. Il Cammino di Santiago fa numeri ancora più grandi, quindi, come dico sempre, ho visto più gente tornare fidanzata dai cammini sociali che dalle crociere per single. Non abbiate timore nel partire da soli per un viaggio del genere, anche perché non lo sarete mai. Sarete sempre in mezzo alla gente. Quello che invece potrebbe rendere un vero inferno la vostra esperienza sono due cose, e sono gli infortuni e le vesciche. Quelle bastarde. Per salvarvi dovete stare attenti a tre cose fondamentali. La prima fondamentale, sia per gli infortuni che per le vesciche, è che il peso del vostro zaino deve corrispondere all'incirca al 10% del vostro peso corporeo. La seconda è che dovete avere delle scarpe adeguate. La terza è che dovete avere i calzini giusti. Cioè, raga, io ho fatto dei cammini in delle condizioni terribili, ve l'assicuro, con un'attrezzatura de merda. Però vi scongiuro, cioè, sulle scarpe e i calzini non fate i genovesi, vi prego, perché è come decidere di fare una curva a 140 con le gomme lisce. Cioè, proprio ne va della vostra salute. Quindi mi sembra doveroso iniziare subito con le scarpe. Prima però un ultimo ringraziamento al negozio specializzato Campobase, in cui mi trovo a 2 sedi a Roma, un sito online meraviglioso. Grazie Campobase, perché grazie a loro io riuscirò in questo video a farvi degli esempi pratici. Infatti tutto lo staff ci tiene a sottolineare il fatto che in questo video noi non vogliamo vendervi degli articoli, ma vogliamo rispondere alle vostre domande. Quindi il fatto che noi vi proponiamo degli articoli che ci sono in questo negozio è solo per darvi un punto di riferimento, un esempio pratico. Sempre a pensare a male voi, La scarpa giusta per i cammini, secondo noi, deve essere bassa, con una tomaia molto traspirante e leggera e una suola ben strutturata. La scarpa non deve essere in Gore-Tex o similari. Le scarpe sono un capitolo enorme, però per darvi una risposta molto veloce e pratica, se stiamo parlando di un percorso estivo a bassa quota su fondostrada vari che possono andare dall'asfalto allo sterrato alla ghiaia e così via, avete bisogno di qualcosa con una suola strutturata e resistente, ma che deve essere molto traspirante. Se no, dopo 2 ore sotto al sole ci fate i funghi nelle scarpe, ve l'assicuro. Vi proponiamo 2 modelli che secondo noi sono perfetti per questo tipo di percorsi. Il primo è la Rush di scarpa. Il secondo invece è la famosissima Ultra Raptor della sportiva. In questo caso vi voglio far vedere sia la Ultra Raptor classica, cioè il primo modello. È uscito anche la Ultra Raptor 2, questa è un modello da donna, ma c'è anche da uomo. Mi raccomando, sempre non in Gore-Tex. Calzini 3 paia sintetici e da trekking.
Sì, esistono dei calzini studiati apposta per attività come il trekking. Che cosa hanno di diverso rispetto a quelli normali? Beh, hanno dei rinforzi sulle zone più soggette a sfregamento, quindi antivescica. Hanno un calzino destro e un calzino sinistro. Tutta roba che un calzino normale si sogna proprio. Vi proponiamo i Torlos Ultra Light Hiking, sono sintetici, 3 paia basta, ne avanza, vi basterà lavare il paio che avete usato quando siete arrivati la sera, ne avrete comunque altri 2 di scorta a disposizione. Lo zaino, ok, e anche questo è un argomento su cui potremo fare un video di un'ora, però per darvi una risposta veloce e breve vi diciamo: prendete uno zaino da 40 litri. Vi sconsigliamo di prendere uno zaino più grande come capienza, prima di tutto perché cadreste nella tentazione di metterci più roba dentro, ma soprattutto perché uno zaino più grande pesa di più. Vale la stessa logica della valigia in aeroporto, cioè se voi avete un peso limite che è quello di 20 kg in aeroporto o di 7 kg per il vostro zaino per il cammino, se prendete uno zaino che già pesa 2 kg e ve ne siete già mangiati 2 dei 7, quindi non vi conviene. Scegliete lo zaino che preferite. Noi vi consigliamo uno zaino della Osprey, il Talon, da 36 litri, è quello che indosso in questo momento. La sua struttura verticale permette un ottimo bilanciamento, è molto leggero e sullo schienale ha questa struttura a rete che permette un'ottima traspirazione e non vi fa bagnare la schiena, detta proprio in soldoni. Da vuoto pesa poco più di 1 kg, 1,2 kg se non ricordo male. Il sacco letto. Allora, dormendo in strutture ricettive non avrete bisogno di portare con voi uno sleeping system, quindi un sleeping system vuol dire tenda, sacco a pelo, materassino, tutto quello che serve per dormire fuori. Ma dormendo all'interno di camere da saccopelisti o B&B o quello che riuscite a trovare, avrete bisogno soltanto di un sacco lenzuolo o al massimo di un sacco a pelo estivo, di quelli molto leggeri. Ci sono 2 tipi di sacco letto in generale, ci sono quelli in cotone e quelli in seta. La differenza fra i due è che sicuramente quello in cotone costa molto meno e quello in seta costa molto di più, ma quello in seta è molto più leggero, ha una migliore capacità di trattenere il calore, si asciuga prima. E poi se tiri fuori il sacco di seta, cioè fai proprio quello chic, quello di classe, nella camera da sacco pelisti con gli altri camminatori, potresti fare colpo sulla camminatrice che ti piace. Vieni a provare il mio sacco di seta. Abbigliamento. Per quanto ci riguarda, lasciate perdere il cotone. Ora, parlando di percorsi estivi, va bene qualsiasi cosa, potete partire pure con una canottiera o con la maglietta del pigiama, però se volete avere un'esperienza confortevole, non vi volete ritrovare con una maglietta bagnata, è meglio usare dei tessuti tecnici e sintetici. Hanno 2 grandi vantaggi: si asciugano prima e pesano molto meno. Vi basteranno 3 belle t-shirt. Vi proponiamo una Zero Rules della Columbia, ma vabbè dai, una t-shirt di cotone portatevela giusto per la sera quando andate a cena, ve la concedo. Vi basteranno 2 pantaloncini e un pantalone lungo. Vi consigliamo gli Agloff L.I.M. Fuse Short, eccoli qua. E come pantalone lungo un bellissimo Travel Geo Pants di montura. Anche se sarete in Sicilia a Ferragosto, una felpa la dovete portare. È inutile dirvelo, portatevene una leggera e traspirante. Vi consigliamo questa meravigliosa Black Diamond Coefficient Fleece Hoodie, è in Polartec, guardate la struttura all'interno, ragazzi, è leggerissima, è calda. Me la regalate questa? No! Che vitagrama. Giacca antipioggia. Allora, è utile sia contro la pioggia che contro il vento. Probabilmente in percorsi estivi molto caldi e in zone aride e secche la userete una volta in un mese, però è sempre una tranquillità averla nello zaino, quindi portatela con voi. Vi consigliamo un guscio, ci sono dei gusci che costano una madonna, quindi ve ne proponiamo uno che ha un costo un pochino più contenuto, ma molto valido. Vi proponiamo lo Spira Jacket della Agloff, non è in Gore-Tex ma è in Proof, che è un materiale simile, una membrana similare al Gore-Tex. Oggi Campobase mi dà solo cose grigie perché a Roma sta piovendo, quindi è una giornata uggiosa e giustamente loro propongono cose a tema.
La scarpa da riposo. Ok, sappiate che ad un certo punto, durante un lungo viaggio a piedi, voi le vostre scarpe da trekking non le sopporterete più e appena potrete ve le toglierete. Ci saranno dei momenti in cui piuttosto che rimettervi le scarpe da trekking, che ne so, preferireste ridare l'esame di analisi 2, cioè, o che ne so, guardarvi un'ora di Uomini e Donne, cioè delle robe che proprio dici, mamma mia. E qui viene in soccorso la scarpa da riposo. Allora, la soluzione cheap, cioè quella per spendere poco, è prendere un paio di infradito leggere, possibilmente, non di quelle di piombo, e metterle nello zaino e infilarle all'occorrenza. Ma c'è una soluzione molto più funzionale e ora vi spiego anche perché. Il sandalo da trekking. Lo so, appena uno dice sandalo da trekking ti viene in mente il turista tedesco a Piazza Navona col sandalo e il calzino. Lo so, fa rabbrividire anche me. Il sandalo da trekking ci regala delle possibilità aggiuntive, e cioè, oltre a quello di infilarcelo per farci la doccia o per deambulare nei momenti di riposo, nel caso in cui dovessero formarcisi delle vesciche, possiamo decidere di utilizzare il sandalo in una tappa che non è magari molto impegnativa o che presenta comunque dei fondostrada regolari. In questo modo andiamo a dare la possibilità alla vescica di rimarginarsi perché prende sicuramente più aria e non perdiamo un giorno di viaggio. Ora sia chiaro, non vuol dire che un sandalo da trekking sia equivalente a una scarpa da trekking, però questo è un discorso molto ampio, magari lo approfondiamo in un altro video. Il sandalo che ho in mano è un Terrafee 5 Universal della Teva. Acqua, ragazzi, portate quello che più preferite, va bene pure una bottiglia di plastica alle brutte, ma diciamo solitamente i sistemi di raccolta dell'acqua che si usano da portare in giro in un cammino sono o la classica borraccia o la camel bag, che sarebbe una sacca di acqua che si mette nello zaino a cui si collega un tubicino e potete bere anche camminando. Quella che io preferisco sono un paio di borracce morbide che sono leggerissime. Solitamente me le metto ai lati nelle tasche esterne dello zaino e ce le ho sempre a portata di mano. Vi proponiamo questa Dual Locked Soft Battle della Platypus, è una bottiglia morbida da 1 litro. Asciugamani, lasciate perdere quelli spugnosi e comodi che avete a casa, no, dovete prendere quelli sintetici che si asciugano prima, sono più leggeri, sono meno voluminosi, per tanti motivi. Ve ne consiglio uno grande e uno piccolo. Ci sono questi qui della Sea2 Summit che sono fichissimi, ora ve li faccio vedere. Cioè ragazzi, questi qui sono i 2 asciugamani, questo è una L, un 60 cm x 120 e questo è uno più piccolo, 40 x 80. Ora ve ne apro uno per farvi vedere quanto sono fighi. Cioè quello più grande pesa 100 grammi, c'è pure la custodietta carina, cioè se proprio volete risparmiare peso, levategli la custodia. Cioè guardate, bellissimo. Vi assicuro che è pure morbido al tatto. Ma perché è diventato tutto giallo? Non l'ho capito. È anche morbido, è carino. È piegato, eh. Cioè, intero è così. Capitolo utility. Qua mi dovete seguire, dovete prendere carta e penna e segnarveli, perché sono una serie di piccoli oggetti che possono rendere la nostra esperienza molto più sicura e tranquilla. Intendiamoci. Cioè, uno un cammino lo può fare anche scalzo, con una busta al posto dello zaino e un bicchiere. Ce la può fare, cioè tutto si può fare, però se non volete arrivare dopo 3 giorni a sembrare Tom Hanks in Castaway, forse è meglio se qualche comodità o piccola utility ve la portate, no? Questa è l'idea. Inizierei subito con un piccolo power bank, vi servirà per essere sicuri di poter accedere sempre alle mappe sul vostro telefono, anche se ce l'avete cartacea, per accedere al GPS che invece avrete sul vostro telefono. Oppure se avete un dispositivo a parte GPS, comunque sia un power bank è sempre utile. Crema solare e cappello, starete ore e ore sotto il sole, ve serve. Una lampadina frontale, è inutile che vi spieghi perché vi serva. Un coltellino, è inutile che vi portate lame da Rambo, cioè non stiamo facendo bushcrafting, al massimo vi servirà per pulire una mela o farvi un panino, ma comunque ritorna sempre utile avere un coltello con noi. Io porto sempre anche con me uno spork, che sarebbe una forchetta col cucchiaio che praticamente ci serve nel caso in cui decidiamo di prendere una scatoletta di
di tonno dal supermercato, invece di mangiarle col coltello, almeno abbiamo un cucchiaio, qualcosa di un po' più comodo. Tanto li fanno in titanio, pesano niente, portatevela. Un piccolo beauty case. Allora, innanzitutto ricordate per viaggi lunghi di portare con voi sempre tagliaunghie, forbicine e pinzette, servono sempre. Ma soprattutto non portatevi tutto il flaccone del bagnoschiuma, non c'è bisogno, o della vostra crema magari che vi serve per la dermatite. Portatevi la porzione, una piccola porzione, al massimo lo ricaricherete poi durante il viaggio. Io porto con me un pezzo di sapone vegetale per lavare me e i vestiti, ma ci sono delle alternative anche molto interessanti, ora ve ne faccio vedere qualcuna. Per quelli che proprio amano il wild e si vogliono lavare nel fiume, c'è questo fantastico body wash della Sea2 Summit. Ragazzi, questo è un diciamo sapone biologico, si può sciogliere tranquillamente nell'acqua e poi ve la potete bere, quindi evviva la Sea2 Summit. Ma c'è un'altra cosa che ho scoperto proprio oggi grazie a Campobasse, ragazzi, questa è la svolta, credo che li comprerò. Allora, questo è shampoo e bagnoschiuma, sì, ed è fatto in sfoglie, cioè nel senso, vedete qui ci sono questi piccoli dischetti. Voi ne prendete uno, ve lo strofinate addosso con dell'acqua, si scioglie e vi siete lavati. Ma io li voglio provare immediatamente. Anche questi sono bio, quindi lo potete fare dove vi pare, pure nel fiume. Un piccolo kit di pronto soccorso, anche questo è un argomentone, magari ci facciamo un video a parte. Ricordatevi sempre di portare qualche bustina di antidolorifico e un antipiretico, li vendono già pronti, quelli diciamo generici. Un accendino serve sempre, ago e filo per bucare le vesciche. Io porto sempre anche un cordino sintetico da 3 mm che serve per anche semplicemente stendere i panni quando siete arrivati alla tappa e avete lavato la maglietta. Un po' di gaffa o nastro americano, sarebbe il nastro telato, arrotolatelo intorno a una matita o a una penna. Ci torna molto utile per riparazioni di emergenza, cioè se non ci vogliamo o se non possiamo magari riparare lo zaino, la giacca impermeabile e abbiamo bisogno di metterci una toppa al volo, un po' di nastro americano, ragazzi, vi salva la vita, ve lo assicuro. E per finire, io sono sempre dell'opinione che non si può fare un bel viaggio senza un buon libro, e ne avrei uno da consigliarvi. Per concludere, bastoni da trekking. Su percorsi come i cammini sociali, secondo me non sono necessari, cioè alle brutte prendetene uno per terra, per strada, e ve lo personalizzate anche col coltellino, che fa sempre figo e fa anche un po' eremita che arriva da lontano. Spero di non aver dimenticato nulla. Se siete alle prime armi e avete ancora dubbi e perplessità, commentate pure qui sotto, vi risponderemo immediatamente. Se invece siete dei camminatori navigati e con un sacco di esperienza, diteci cosa ne pensate di questo gear base o se sostituireste qualcosa di quello che abbiamo proposto. Magari ci fate scoprire delle cose anche a noi. Il capitano dei cretini e tutto lo staff di Campobase vi augura buon viaggio e ci vediamo al prossimo video.